Lezione 1. Abitudini sane. Hai mangiato più frutta e verdura ultimamente? Sì, l'ho fatto. Ho notato una grande differenza nei miei livelli di energia da quando ho iniziato. È fantastico sentirlo. Che tipo di cambiamenti hai notato? Mi sento più vigile durante il giorno e non mi sento così stanco nel pomeriggio. È fantastico. È sorprendente come piccoli cambiamenti possano avere un impatto così grande. Decisamente. Ho anche dormito meglio, il che è un enorme vantaggio. Sembra che tu ne stia davvero beneficiando. Qual è il tuo frutto o verdura preferito adesso? Adoro gli avocado e gli spinaci. Sono così versatili e nutrienti. Dovrò provarli. Grazie per l'ispirazione. Lezione 2. Preoccupazioni per i visti. Sono un po' nervoso per il volo in coincidenza e per la procedura del visto. Cosa succede se c'è un ritardo? Non preoccuparti, di solito elaborano i visti abbastanza rapidamente durante gli scali. Veramente? Non l'ho mai fatto prima, quindi non sono sicuro di cosa aspettarmi. È comune per i viaggiatori internazionali. Lo staff della compagnia aerea ti guiderà attraverso questo. È un sollievo. È solo che non voglio perdere il mio prossimo volo a causa delle scartoffie. Finché hai tutti i documenti pronti, tutto dovrebbe andare liscio. Ricontrollerò tutto prima di partire. Grazie per aver calmato i miei nervi. Nessun problema. Buon viaggio e buon viaggio. Lo farò. Incrociamo le dita e tutto va come previsto. Lezione 3. Sicurezza in viaggio. Hai considerato qualche precauzione di sicurezza per il nostro prossimo viaggio? Sì, ci ho pensato. È sempre bene essere preparati, soprattutto quando si viaggia con altri viaggiatori. Decisamente. Stavo pensando che dovremmo conservare copie dei nostri passaporti e documenti importanti. È un'idea intelligente. Metterò anche in valigia un piccolo kit di pronto soccorso per ogni evenienza. Buona chiamata. Che ne dici di rimanere in contatto? Dovremmo procurarci una SIM card locale. Sì, è essenziale per la navigazione e le emergenze. Cercherò le migliori opzioni. Dovremmo anche concordare un punto di incontro nel caso in cui dovessimo separarci. Assolutamente. La sicurezza prima di tutto, soprattutto in luoghi sconosciuti. Mi sento meglio sapendo che siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Rendiamo questo viaggio divertente e sicuro. Lezione 4. L'eredità di Betune. Sapevate che per alcuni anni dopo Betune si dedicò alla cura dei malati di tubercolosi? Sì, l'ho letto. È sorprendente quanto abbia contribuito alla medicina in quel periodo. Era veramente dedito. Allora la tubercolosi era un problema molto diffuso. È stimolante il modo in cui ha usato le sue capacità per aiutare così tante persone, anche in condizioni difficili. Il suo lavoro ha gettato le basi per i trattamenti moderni. Gli dobbiamo molto. Assolutamente. È importante ricordare figure come lui che hanno fatto la differenza. Chissà se esistono libri o documentari sulla sua vita. Probabilmente ci sono. Dovremmo esaminarlo e saperne di più sul suo viaggio. È un'ottima idea. La sua storia merita di essere condivisa e ricordata.
Lezione 5. Il viaggio di Pocahontas. Sapevi che Pocahontas rimase amico della colonia e sposò persino John Rolfe, uno dei coloni? Sì, ricordo di averlo letto. Ha svolto un ruolo così significativo nel collegare le culture. È affascinante il modo in cui viaggiò in Inghilterra nel 1616. Riesci a immaginare cosa significò per lei? Deve essere stato travolgente, ma anche un'esperienza incredibile. Era un tale simbolo di pace e comprensione durante un periodo turbolento. La sua storia ricorda l'importanza dell'empatia e della connessione. Mi chiedo come sarebbe stata diversa la sua vita se non avesse compiuto quei passi. È difficile da dire, ma la sua eredità continua a ispirare le persone anche oggi. Assolutamente. È una vera figura storica che vale la pena ricordare. Lezione 6. Avventure sull'isola. Quali attività pensi che dovremmo fare una volta arrivati lì? Assolutamente snorkeling e immersioni. Il mondo sottomarino dovrebbe essere incredibile. Sembra fantastico. Ho sempre desiderato provare le immersioni. È un must. Le barriere coralline e la vita marina sono mozzafiato. E le altre attività? Ci sono sentieri escursionistici o siti culturali? Sì, ci sono molte opzioni. Possiamo esplorare la storia e le bellezze naturali dell'isola. Questo viaggio sarà pieno di avventure. Non vedo l'ora. Lo stesso qui. Facciamo una lista per non perderci nulla. Ottima idea. Sarà indimenticabile. Lezione 7. Previsioni di pioggia. Pensi che la pioggia durerà a lungo? La previsione non è sempre accurata. Difficile da dire. La situazione potrebbe schiarirsi nel pomeriggio, ma dovremmo essere preparati per ogni evenienza. Speravo di trascorrere la giornata all'aria aperta. Forse possiamo trovare attività indoor come backup. È un buon piano. C'è un museo nelle vicinanze che potremmo visitare se non si ferma. Ho sentito grandi cose su quel posto. Potrebbe essere un bel cambio di ritmo. Esattamente. Possiamo ancora sfruttare al massimo la giornata, con la pioggia o con il sole. Hai ragione. La flessibilità è fondamentale quando il tempo non collabora. Teniamo d'occhio il cielo e decidiamo mentre andiamo. Suona bene. In ogni caso, sarà una giornata divertente. Lezione 8. Problemi tecnici. Naturalmente, quale sembra essere il problema? Non riesco ad aprirlo. Ho provato i soliti metodi, ma non funziona nulla. È frustrante. Hai controllato se c'è un aggiornamento o un problema tecnico? Sì, l'ho fatto. Sembra tutto aggiornato, ma continua a non rispondere. Forse riavviare il dispositivo potrebbe aiutare. A volte questo risolve il problema. Ci proverò. Grazie per il suggerimento. Nessun problema. Se il problema persiste, possiamo cercare alcuni suggerimenti per la risoluzione dei problemi. Apprezzo il tuo aiuto. La tecnologia a volte può essere davvero complicata. Può davvero. Scopriamolo insieme. Lezione 9. Cibo ecologico.
Hai sentito parlare delle fattorie che producono alimenti ecologicamente puri e di alta qualità? Sì, penso che dovrebbero inviare i loro prodotti alle scuole e ai programmi per bambini. È un'idea fantastica. Promuoverebbe un'alimentazione sana fin dalla giovane età. Esattamente. I bambini trarrebbero grandi benefici da pasti freschi e nutrienti. Potrebbe anche insegnare loro la sostenibilità e la provenienza del cibo. Questa è una lezione davvero importante. È una vittoria per tutti. Spero che sempre più aziende agricole e scuole inizino a collaborare a iniziative come questa. Anche io. È un passo verso un futuro più sano per la prossima generazione. Assolutamente. Piccoli cambiamenti possono avere un grande impatto. Lezione 10. Cucinare il caos. Credo di sì. Sì, ho risposto. Per prima cosa la mamma mi dice di tirare fuori il materiale per cucinare, quindi tiro fuori il mixer. Aspetta, cosa è successo dopo? È andato tutto liscio? Non esattamente. Ho accidentalmente versato farina ovunque ed è stato un disastro. Oh no, ma questo fa parte del divertimento, giusto? Cucinare è sempre un'avventura. Vero. Alla fine ne abbiamo riso e abbiamo tratto il meglio dalla situazione. Questo è lo spirito. Il piatto finale è venuto bene? Sorprendentemente, sì. Era delizioso, nonostante il caos. Vedere? A volte i momenti più complicati portano i ricordi migliori. Hai ragione. Non dimenticherò mai quel giorno in cucina. Lezione 11. Oggetti smarriti. Ok, ti farò sapere se troviamo un portafoglio che corrisponde a quella descrizione. Grazie mille. Ho ripercorso i miei passi tutto il giorno, ma finora senza fortuna. Non preoccuparti, faremo del nostro meglio per localizzarlo. Potete confermare il colore e eventuali caratteristiche distintive? È un portafoglio in pelle marrone con un piccolo graffio sul davanti. Ha anche le mie iniziali incise. Fatto. Terremo gli occhi aperti e controlleremo i nostri registri di oggetti smarriti. Apprezzo davvero il tuo aiuto. All'interno sono presenti alcuni documenti importanti. Comprendiamo quanto questo possa essere stressante. Ti contatteremo non appena avremo aggiornamenti. Grazie ancora. Incrociamo le dita e presto si presenterà. Nessun problema. Siamo qui per aiutarti. Lezione 12. Esplorare il sentiero delle streghe. Sembra divertente. La pista delle streghe? Sto pensando di esplorare un sentiero vicino questo fine settimana. Oh, il sentiero delle streghe è affascinante. È pieno di storia e leggende inquietanti. Veramente? Non sapevo che avesse un simile retroscena. Qual è la parte più interessante? Ci sono vecchi segnali lungo il sentiero che raccontano storie sui processi alle streghe di secoli fa. È intrigante. Adoro i sentieri che hanno un elemento storico. Dovresti assolutamente verificarlo. Basta portare un buon paio di scarpe e magari una torcia elettrica. Una torcia. È così buio. Alcune parti sono ombreggiate e contribuiscono a creare un'atmosfera. Ti sembrerà di tornare indietro nel tempo. Adesso sono ancora più emozionato. Grazie per i suggerimenti.
Lezione 13. Rimanere motivati. Me lo ricorderò. Hai qualche suggerimento per rimanere motivato durante il processo? Assolutamente. Stabilire obiettivi piccoli e raggiungibili può fare una grande differenza. Questo ha senso. Suddividerlo in passaggi più piccoli sembra meno travolgente. Esattamente. E non dimenticare di celebrare i tuoi progressi, non importa quanto piccoli. Mi piace l'idea. È facile concentrarsi sull'obiettivo finale e dimenticare le piccole vittorie. Inoltre, trova una routine che funzioni per te e attieniti ad essa. La coerenza è fondamentale. Ci proverò. E quando incontri un momento difficile? Prenditi una pausa, ma non arrenderti. A volte allontanarsi per un po' aiuta a tornare più forti. Grazie per il consiglio, mi sento più preparato ad affrontare questo problema ora. Lezione 14. Diritti dell'accusato. I diritti degli imputati nei paesi di lingua inglese sono piuttosto ampi. Sì, tutti hanno diritto a un giusto processo e a una rappresentanza legale. È importante garantire che la giustizia sia servita tutelando al tempo stesso i diritti individuali. Esattamente. La presunzione di innocenza fino a prova contraria è un caposaldo dell'ordinamento giuridico. Ho sentito parlare del diritto al silenzio. Come funziona in pratica? Significa che non devi rispondere a domande che potrebbero incriminarti. È una protezione fondamentale. È affascinante. È sorprendente come questi diritti si siano evoluti nel tempo. Sono progettati per bilanciare il potere tra lo Stato e l'individuo. È un sistema che mira all'equità, anche se non è perfetto. Lezione 15. Una nuova stanza. C'è altro che possiamo fare? Spero di avere presto pronta la nuova stanza. È fantastico sentirlo. Forse possiamo iniziare a pianificare come decorarlo. Stavo pensando la stessa cosa. Una nuova mano di vernice farebbe una grande differenza. Decisamente. A che colore stavi pensando? Qualcosa di luminoso e allegro? Forse un azzurro o un verde tenue. Qualcosa di rilassante ma invitante. Adoro quell'idea. Potremmo aggiungere alcune piante per dare un tocco naturale. Perfetto. Sembrerà uno spazio completamente nuovo una volta finito. Non vedo l'ora di vederlo. Rendiamolo uno spazio accogliente e funzionale. Concordato. Sarà un progetto divertente. Lezione 16. Il viaggio di un cantautore. Divenne un uomo d'affari e per un po' lavorò come contabile. Ma tutto il suo tempo libero lo trascorreva scrivendo canzoni. È fantastico. È stimolante il modo in cui ha bilanciato la sua passione con il suo lavoro quotidiano. Vero. Mostra come la dedizione può portare a risultati incredibili. Sapete se qualche sua canzone è diventata famosa? Sì, alcuni di loro lo hanno fatto. Ha messo il cuore nella sua musica e questo ha dato i suoi frutti. È un promemoria per non rinunciare mai ai tuoi sogni, non importa quanto sia impegnativa la vita. Assolutamente. La sua storia è una testimonianza del potere della perseveranza. Chissà se avrebbe mai immaginato fin dove sarebbe arrivata la sua musica. Probabilmente no,
Ma questo è il bello di seguire la tua passione. Lezione 17. L'eredità di Carver. Carver sviluppò anche una nuova varietà di cotone. Ha ricevuto numerosi premi per i suoi contributi. È incredibile. Il suo lavoro deve aver avuto un enorme impatto sull'agricoltura. Lo ha fatto. Fu un pioniere nella ricerca di nuovi usi per le colture e nel miglioramento delle tecniche agricole. Ho sentito parlare del suo lavoro con le noccioline. Anche quella faceva parte della sua ricerca. Sì, ha scoperto centinaia di usi delle arachidi, dal cibo ai prodotti industriali. La sua dedizione alla scienza e all'aiuto agli altri è davvero stimolante. Credeva nell'uso della conoscenza per rendere il mondo un posto migliore. È sorprendente come il lavoro di una persona possa avere un impatto così duraturo. La sua eredità continua a ispirare scienziati e agricoltori oggi. Lezione 18. Cena conviviale. Cosa ne pensi? Sono abbastanza aperto a qualsiasi cosa. Forse potremmo organizzare una cena in stile potluck. È un'ottima idea. Ognuno può portare il suo piatto preferito e avremo una varietà di cibo. Esattamente. Toglie la pressione a una persona per cucinare tutto. Inoltre, è un modo divertente per provare nuove ricette e condividere le nostre preferite. Porterò le mie famose lasagne. E tu? Farò un dessert, forse una torta al cioccolato o dei biscotti. Sembra delizioso. Dovremmo invitare qualche amico in più per renderlo una vera festa. Concordato. Più siamo, meglio è. Fissiamo una data e iniziamo a pianificare. Sarà davvero divertente e non vedo l'ora. Lezione 19. Immagini per i risultati. Usare immagini per supportare i tuoi risultati è una buona idea. Diagrammi o grafici potrebbero rendere i dati più chiari. Assolutamente. Le immagini aiutano le persone a comprendere più facilmente informazioni complesse. Pensi che dovremmo includere grafici a torta o a barre? Entrambi potrebbero funzionare, a seconda dei dati. I grafici a torta sono ottimi per le percentuali e i grafici a barre per i confronti. Questo ha senso. Dovremmo anche aggiungere un po' di colore per renderlo più accattivante. Buon punto. Una presentazione ben progettata può davvero catturare l'attenzione del pubblico. Raccogliamo prima tutti i dati e poi decidiamo quali immagini funzionano meglio. Concordato. Ciò renderà i nostri risultati molto più incisivi. Sono entusiasta di vedere come tutto si riunirà. Lezione 20. Costruire una casa nella prateria. Ha costruito la sua casa nella prateria con i tronchi che aveva raccolto dal fondo del torrente. È impressionante. Deve aver richiesto molto duro lavoro e determinazione. Lo ha fatto. Uno dei coloni vicini lo ha aiutato e hanno anche costruito una stalla di tronchi. È sorprendente come allora le comunità si unissero per aiutarsi a vicenda. Sì, era un periodo in cui le persone facevano affidamento l'una sull'altra per sopravvivere e prosperare. Non riesco a immaginare quanto debba essere stato impegnativo costruire tutto da zero. È una testimonianza della loro resilienza e intraprendenza. Storie come queste ci ricordano l'importanza del lavoro di squadra e della perseveranza. Assolutamente. Hanno costruito più che semplici case, hanno costruito un'eredità. Lezione 21. Piani escursionistici.
Ho sentito che ami l'escursionismo. Stavo cercando qualcuno con cui esplorare i sentieri. È fantastico. Volevo organizzare un viaggio, ma non avevo nessuno con cui andare. Dovremmo assolutamente scambiarci i numeri e organizzare qualcosa al più presto. Mi piacerebbe. C'è un bellissimo sentiero nelle vicinanze che volevo provare. Perfetto. Possiamo iniziare con quello e poi pianificare viaggi più lunghi se va bene. Sembra un piano. Porterò anche la mia macchina fotografica. I panorami dovrebbero essere fantastici. Porterò degli snack e dell'acqua. Ne faremo una giornata. Sarà davvero divertente e non vedo l'ora. Anche io. Facciamolo accadere presto. Lezione 22. Problemi tecnici. Il tuo dispositivo funziona? Forse dovresti avviarlo e riprovare. L'ho già provato, ma continua a non rispondere. È così frustrante. Hai controllato se c'è un aggiornamento o un problema tecnico che causa il problema? Sì, l'ho fatto. Sembra tutto aggiornato, ma non funziona ancora correttamente. Forse riavviarlo potrebbe aiutare. A volte questo risolve il problema. Ci proverò. Grazie per il suggerimento. Nessun problema. Se il problema persiste, possiamo cercare online alcuni suggerimenti per la risoluzione dei problemi. Apprezzo il tuo aiuto. La tecnologia a volte può essere davvero complicata. Può davvero. Scopriamolo insieme. Lezione 23. Imparare nuove abilità. Recentemente ho seguito corsi di programmazione e fotografia. È stato un ottimo modo per apprendere nuove competenze. Interessante. Ho provato anche con la fotografia, ma sono ancora un principiante. È tutta una questione di pratica. Più lo fai, meglio otterrai. Vero. Ho sperimentato diverse angolazioni e luci. Questo è il modo migliore per imparare. La programmazione è stata impegnativa ma gratificante per me. Ho sempre desiderato provare a programmare. Forse mi iscriverò presto a un corso. Dovresti. È un'abilità preziosa e ci sono così tante risorse disponibili. Grazie per l'incoraggiamento, lo esaminerò. Fammi sapere se hai bisogno di qualche consiglio per iniziare. Lezione 24. Alla scoperta dello stile. Ho scoperto il mio stile unico attraverso prove ed errori. È stato un viaggio divertente. È fantastico. Trovare il tuo stile può essere un'esperienza davvero gratificante. Lo è davvero. Ho sperimentato look diversi e alla fine ho trovato quello che mi sembrava giusto. Sto ancora esplorando il mio. A volte mi sembra di essere dappertutto. Fa parte del processo. Alla fine restringerai il campo a ciò che ti si addice meglio. Lo spero. È stimolante sapere come l'hai capito. Continua a provare cose nuove. Lo saprai quando lo troverai. Grazie per il consiglio, continuerò a sperimentare e vedrò dove mi porterà. Hai questo. Lo stile è tutta una questione di esprimere te stesso. Lezione 25. Piante e umore. Aggiungere piante alla stanza è una buona decisione.
Inoltre migliorano l'umore e riducono i livelli di stress. L'ho sentito anch'io. Rendono lo spazio più vivo e accogliente. Esattamente. Ho notato una differenza nella mia energia da quando ne ho aggiunti alcuni al mio spazio di lavoro. Che tipo di piante hai? Sto pensando di prendere qualcosa che richieda poca manutenzione. Ho una pianta di serpente e un pothos. Sono entrambi facili da curare e prosperano in casa. Sembrano perfetti. Inizierò con uno e vedrò come va. Ottima idea. Amerai il modo in cui illuminano la stanza. Sono entusiasta di provarlo. Grazie per i suggerimenti. In qualsiasi momento. Fammi sapere come funziona per te. Lezione 26. L'amore per i libri. Mi piacciono i libri fin da quando ero molto piccola. Mia madre dice che leggere è una buona abitudine. È meraviglioso. Leggere ha tanti benefici, soprattutto per la mente. È il mio modo preferito per rilassarmi e fuggire in mondi diversi. Hai un genere o un autore preferito? Adoro i romanzi gialli. Agatha Christie è una delle mie preferite. Mi piacciono di più i romanzi storici. È affascinante conoscere periodi di tempo diversi. Anche questo è un genere fantastico. Magari possiamo scambiarci i libri qualche volta. Mi piacerebbe. È sempre divertente condividere consigli. Facciamo in modo che diventi una cosa normale. Leggere è meglio quando puoi discuterne con qualcuno. Lezione 27. Ricercare nelle università. Hai già deciso l'università? Non ancora, ma ho fatto ricerche su diverse università e ho confrontato i loro programmi. Questo è un approccio intelligente. Cosa cerchi in un programma? Voglio qualcosa che offra esperienza pratica e abbia una forte reputazione nel mio campo. Questi sono fattori importanti. Hai visitato qualche campus? Non ancora, ma ho intenzione di programmare presto alcuni tour. Questo ti aiuterà a farti un'idea dell'ambiente. È una decisione importante. Lo è davvero. Voglio essere sicuro di scegliere il posto giusto per me. Stai facendo tutte le cose giuste. Fammi sapere se hai bisogno di qualche consiglio. Lezione 28. Sfruttarlo al meglio. Buono a sapersi. Qualche consiglio su come sfruttarlo al meglio? Decisamente. Inizia definendo obiettivi chiari e suddividendoli in passaggi più piccoli. Questo ha senso. È più facile rimanere concentrati in questo modo. Inoltre, sfrutta tutte le risorse disponibili. Non aver paura di chiedere aiuto. Buon punto. Mi assicurerò di utilizzare tutto ciò che ho a disposizione. E non dimenticare di celebrare i tuoi progressi lungo il percorso. Lo terrò a mente. È importante rimanere motivati. Esattamente. Hai questo. Basta fare un passo alla volta. Grazie per il consiglio, mi sento più fiducioso ora. Lezione 29. Linee guida per le donazioni. Di solito accettano abiti usati con delicatezza presso il centro donazioni? Sì, lo fanno. Sono sempre alla ricerca di articoli in buone condizioni. È fantastico.
C'è qualcosa che non accettano? Di solito non accettano oggetti danneggiati o molto usurati. È meglio controllare le loro linee guida. Mi assicurerò che tutto sia pulito e in buone condizioni prima di donare. È premuroso da parte tua. Lo apprezzeranno. Ho anche alcuni libri e articoli per la casa. Quelli li prendono? Sì, lo fanno. Assicurati solo che siano anche in buone condizioni. Perfetto. Organizzerò tutto e lo consegnerò questo fine settimana. Lezione 30. Programmi per il pranzo. Va bene, penso che prenderò un'insalata di pollo. Sembra delizioso. Troviamo un bar e prendiamo un tavolo. C'è un bel posto proprio dietro l'angolo. Hanno ottime recensioni. Perfetto. Ho voglia di qualcosa di leggero e fresco. Anche io. È stata una giornata impegnativa, quindi un buon pasto sarà perfetto. Concordato. Facciamo una pausa rilassante prima di tornare al lavoro. Sembra un piano. Ti tratterò io questa volta. È così gentile da parte tua. Prenderò il prossimo. Affare. Andiamo a goderci il pranzo. Lezione 31. Prelibatezze cambogiane. Hai mai provato la cucina cambogiana? Ho sentito che il loro pesce al curry è assolutamente delizioso. Sì, l'ho fatto. Il curry di pesce letame è ricco e saporito, con una miscela perfetta di spezie e latte di cocco. Sembra fantastico. E il blocco del pane? Ho sentito che è un altro piatto tradizionale che vale la pena provare. Oh, il blocco del pane è incredibile. È un tipo di insalata a base di fiori di banana, erbe aromatiche e un condimento piccante. Adoro il modo in cui il cibo cambogiano combina ingredienti freschi con sapori audaci. Sai come preparano il pesce al curry? Di solito è fatto con pesce d'acqua dolce, curcuma, citronella e kroang, che è una tradizionale pasta di spezie cambogiana. Sembra così unico. Mi piacerebbe visitare la Cambogia un giorno solo per provare questi piatti nel loro ambiente autentico. Dovresti. Anche il cibo di strada è fantastico e la gente del posto è molto accogliente. Lo aggiungerò sicuramente alla mia lista di viaggi. Magari potremmo anche seguire un corso di cucina per imparare a preparare questi piatti. Lezione 32. Piani di cucina. Dovremmo iniziare a cucinare insieme? Penso che sarebbe un modo divertente per passare il tempo. Sembra un'ottima idea. Che ne dici di questo venerdì sera? Possiamo provare a creare qualcosa di nuovo. Perfetto! Hai qualche ricetta in mente o cerchiamo qualcosa online? Era da tanto che volevo provare a fare la pasta fatta in casa. È un po' impegnativo, ma ne vale assolutamente la pena. La pasta fatta in casa sembra deliziosa. Possiamo abbinarlo con una semplice salsa di pomodoro e qualche crostino all'aglio. Sì, e magari un'insalata fresca come contorno. Porterò gli ingredienti se ti occuperai dell'allestimento della cucina. Affare. Mi assicurerò che tutto sia pronto entro venerdì. Sarà una divertente avventura culinaria. Non vedo l'ora. Cucinare insieme è sempre più piacevole che farlo da soli. Concordato. Inoltre, alla fine avremo un pasto delizioso da gustare.